Ammettetelo, sentivate la mia mancanza, vero? Siamo tornati con un nuovo video delle 5 in serie elemento riguardante Pokémon che non conoscevi. Abbiamo parlato di praticamente tutti gli elementi caratteristici dei giochi Pokémon, dalle mosse alle abilità, e ora passiamo ad un argomento molto diverso da quelli trattati finora, le varianti delle Nuzlocke. A meno che non avete vissuto senza internet per anni, dubito che se giocate a Pokémon non conosciate già questo termine. In ogni caso, in sintesi, è una challenge che si fa nei giochi Pokémon con queste due semplici regole. Catturi solo il primo Pokémon che incontri di ogni percorso e se un Pokémon va KO, letteralmente muore e non puoi più usarlo. La challenge è diventata popolarissima sulle varie piattaforme social, creando qualche variante simpatica come le Eggrock e le Soul Link, ma alcune non hanno avuto lo stesso successo. Le vedremo oggi in questo video. Ah, prima di iniziare, nello scorso video avevo detto che avrei ringraziato tutti coloro che mi avessero trovato un'utilità all'abilità impaccio. Quindi un saluto a... oh mio Dio, sono tipo 20 nomi. Yarghe Ninja, Mattone lo Sbandato, Lorenzo Greco, Tiziano Padovan, Angelo Potenza, David Hitcher, Cristian Leonardi, Tostapane e Soundcheck. E non si venga a dire che sono uno youtuber che non pensa ai propri iscritti. Iniziamo da un Nuzlocke abbastanza semplice, almeno nelle regole, che fa anche la gioia dei collezionisti di Pokéball, la Ball Lock. È una Nuzlocke con Pokémon veramente limitati, perché ciascun Pokémon catturato deve esserlo con una Ball diversa dagli altri. Immagina fare questa sfida in prima gen dove ci sono letteralmente solo 3 Ball. L'unico gameplay che ho trovato su YouTube appartiene ai Game Boomers, dove hanno dedicato più di 160 video per questa pazza challenge su Pokémon Soul Silver nel 2016. Il vero creatore non ho capito chi sia, non so se sono loro o qualcun altro. Comunque rimane una challenge abbastanza impegnativa e oserei dire colorata, termine perfetto per descrivere questa pazza avventura. Ok, passiamo ad una Nuzlocke molto particolare, che semplicemente è una semplice Nuzlocke. Allora, cosa ha di diverso la Task Lock dalle altre? In game quasi nulla, ma se siete dei procrastinatori seriali, come il sottoscritto, vi consiglio di provarla. Infatti in questa versione della challenge più spammata del mondo dei videogiochi, bisogna solamente, oltre alle regole standard, soprannominare i Pokémon con un compito che il giocatore deve fare nella vita reale, come pulire o stendere il bucato o cagare. Io mi immagino uno scenario simile in una lotta. Iniziamo la lotta in palestra, vai Onyx! Vai studiare, altrimenti vengo bocciato. Ma che cazzo. Prima di ogni boss il giocatore deve prima completare i compiti assegnati, altrimenti non accade nulla. La challenge è stata inventata nel 2019 da Quiet Guardian, nel forum dedicato alle Nuzlocke, effettuando questa sfida su Renegade Platinum, in modo da cambiare spesso i Pokémon e svolgere più compiti possibile. Ma passiamo ora ad un'altra Nuzlocke che viola una regola della challenge stessa. Prende e catturare solo il primo Pokémon che trovi in un percorso e lo stravolge completamente. La Tribe Lock consiste nell'andare in un percorso, lanciare un dado, catturare i primi X-Mon che ti capitano e hai formato una tribù. Questa tribù contiene la tua squadra e i Pokémon possono essere sostituiti solo se questa tribù viene switchata con un'altra, creando squadre completamente diverse ogni volta. Questa challenge è stata inventata da Genza1202 in Nuzlocke Forum nel 2015, ma non ha avuto molto successo, così come non lo ebbe il canale YouTube ufficiale per il subreddit delle Nuzlocke l'anno dopo. L'oggetto usato per la run era Sacred Gold, interrompendo bruscamente la serie arrivata da Cialina. Questa challenge è stata molto sfortunata ed è un peccato dato che sembrava essere parecchio divertente, soprattutto se fatta in randomizer. Vabbè, passiamo ora alla Nuzlocke forse più interessante del video, la Pokalock. Questa challenge è veramente una figata, praticamente il giocatore estrarrà casualmente uno di questi 5 eventi apocalittici e ognuno di essi permette di utilizzare solo Pokémon di un certo tipo. Per esempio, se il giocatore estrarrà lo Tsunami, potrà usare solo Pokémon di tipo normale, volante, acqua, erba e drago. Le altre apocalissi le trovate qui a schermo, ma non finisse qui. Infatti questa Nuzlocke ha anche delle regole facoltative che rendono ancora più frizzante l'avventura. Per ogni Pokémon si tira un dado e a seconda del numero si soddisfano determinate condizioni che sceglierà il giocatore, ma quelle in genere più usate sono
Il Pokémon in battaglia non può essere switchato da altri. Non potete usare strumenti su questo Pokémon, che siano MT o pozioni, e nemmeno dagli strumenti assegnabili come il fuoco al nastro. Il Pokémon potrà usare solo 3 slot del suo moveset, e l'ultimo non deve essere utilizzato, o impedire al Pokémon di evolversi. Il contenuto più vecchio che ho trovato di questa challenge risale al 2014 da Pair of X-Eyes, con il suo gameplay di Pokémon Neo 2. Questa challenge mi ha veramente colpito, è una grossa figata, e la feature del dado rende i Pokémon della nostra squadra ancora più particolari. Ah, mi sono dimenticato di annunciarvi una cosa. Presto sul mio canale Twitch inizierà la mia serie su Pokémon Nero e Bianco Randomize Apocalock in compagnia del buon Red J. La data di uscita ve la comunicherò nei prossimi Lucia News, quindi continuate a seguirmi se vi ho incuriosito. Ma passiamo finalmente all'ultima Nuzlocke, che è molto complessa e la più famosa, se così si può dire, di quelle che vi ho citato, e ragazzi, se la provate siete dei pazzi furiosi. La Chess Rock. Come dal nome, la challenge è basata sugli scacchi e consiste nel dare agli unici 16 Pokémon che catturerai durante l'avventura un ruolo specifico. Il re, lo starter, non può essere tolto dalla squadra e se muore la run è persa. La regina deve essere per forza una femmina e può essere giocata senza limite. Due alfieri che possono apprendere solo 2 mosse che fanno danno e le altre non possono essere utilizzate. 2 torri che possono usare qualsiasi mossa di stato ma nessun'altra mossa con effetti aggiuntivi come scottare, quindi un lanciafiamme per esempio non lo potete usare. 2 cavalli che non possono usare mosse con base power oltre 60 ed infine 8 pedoni. Questi pedoni devono essere tutti al primo stadio, ma se vincono un boss completamente da soli possono essere promossi ad un altro ruolo ed evolversi in santa pace. La challenge è stata inventata dall'utente Zazza0 nel 2012, usando come test Pokémon giallo, mentre su YouTube i gameplay più vecchi che ho trovato sono quelli del defunto Dark Devil su Pokémon bianco, Mickey Mantine su platino e niente proprio di meno che Creepy su diamante. Oh ragazzi, ce l'abbiamo fatta a far uscire questo video, è stato veramente un parto, quindi se volete sostenere questo sforzo, beh, il minimo che potete fare è lasciare like al video, iscrivervi al canale, attivare la campanellina delle notifiche e seguirmi su tutti i social che trovate qui sotto in descrizione. Da Duce89 è tutto, alla prossima!